Nel corso della storia, la propaganda di qualunque delle due parti in gioco durante una guerra è sempre stata importante, imprescindibile, fondamentale nel corso di una guerra. Ovviamente l'importante è non crederci del tutto e cercare di fare una disamina il più oggettiva possibile, andando a vedere la storia e andando a vedere entrambe le fonti e come si arriva a una determinata data. In mezzo a questo equivoco c'è purtroppo l'Ucraina, dove la sua debolezza di oggi è la stessa di ieri e di secoli fa, con un territorio disegnato con la matita sulla cartina geografica da chi la conquistava e poi definita in maniera molto più drastica e anche con un nome sia da Lenin sia da Stalin, con il benestare degli USA. Poi Khrushchev ne allargò i confini quando l'Ucraina faceva parte dell'URSS e regalò la Crimea a Kiev, ma perché era più gestibile da una città più vicina invece che da una città più lontana come era Mosca a quel tempo, e perché faceva parte della federazione degli stati dell'Unione Sovietica di allora, eccetera. Questo post, appunto, che vi dicevo che ho scritto nel 2022, è ovviamente un po' datato, quindi in questo video cercherò sia di abbreviare e sia di aggiungere delle informazioni nuove, e lo faccio anche perché è stato il post più visto, anche se sono 48 pagine, è stato condiviso da più di 4.000 persone. Queste sono le pagine del post, quindi diciamo ho avuto parecchie richieste per fare un video che sia leggermente più riassuntivo senza leggersi tutto il malloppone, ma in molti l'hanno fatto e li ringrazio. Anzi, va, due aggiornamenti li dico subito, visto che il post è molto datato. Io sono stato l'unico che ha scritto proprio in quei giorni in cui c'erano le Olimpiadi, in cui tutti pensavano ad altro, che ci sarebbe stata la rivoluzione russa, e il post è firmato con tanto di data. Se andate a rivedere le dichiarazioni di Caracciolo, Fabbri, Orsini, i vari generali, tutti i giornalisti che si occupavano di politica estera, tutti quanti sono rimasti sorpresi perché nessuno pensava che ci fosse l'invasione russa, come se quei carri armati schierati lì da 1 anno e mezzo fossero caduti dal cielo. Alcune cose le so, ad esempio questa che vi ho raccontato prima degli altri, perché continuo a seguire semplicemente quegli avvenimenti. In questo caso qua avevo seguito delle dichiarazioni di George Friedman, che è un geopolitico americano e che non c'entra niente con l'economista americano che vediamo una continuazione nelle nostre televisioni, e che aveva ipotizzato quelle date lì, che poi effettivamente si sono concretizzate, ma in Italia e nel resto del mondo nessuno gli ha dato ascolto. Eppure questo è il padre della geopolitica mondiale, George Friedman. Altra cosa che volevo aggiungere e su cui credo che bisogna un po' riflettere è che io non ho mai visto uno Stato che regala miliardi e miliardi di dollari e di armi senza pretendere assolutamente nulla. Infatti è di all'incirca 1 anno fa, proprio perché i soldi non hanno colore e lo smercio dei soldi tramite ONG o tramite risoluzioni o tramite altri raggiri scritti su carta,
Poi si tramutano spesso in alcuni imbrogli. Infatti, un anno e mezzo fa, per puro caso, è stato scoperto un aereo con un carico pieno di armi destinate all'Ucraina, con armi destinate all'Ucraina, con fondi nostri e fondi americani, che partiva dalla Serbia e si dirigeva in Medio Oriente, dove sappiamo che da alcuni anni sono scoppiate delle guerre sia in Africa sia quella arabo-israeliana, che ci sono da sempre e che non guardano in faccia a nessuno se non agli interessi, non ai diritti, il dio dell'etica e altre fesserie o risoluzioni ONU e pezzettini di carta. Quindi è un territorio di mezzo, una terra di mezzo, come dice lo stesso nome, che appunto è stato dato da chi l'ha conquistata, e che non ha mai avuto stabilmente una sola storia, se non appunto, come dicevo, con la Rus di Kiev tra il 900 e il 1200, e non ha mai avuto quindi una popolazione del tutto coesa, perché è stata continuamente dopo il 1200 invasa, con una formazione interna tipica da provincia imperiale, con sia lingue sia etnie diverse assieme, cioè ruteni, russi, minoranze bielorusse, moldavi, ungheresi, rumeni, cioè minoranze ebraiche, greche, eccetera. Quella che noi oggi chiamiamo Ucraina è una nazione disegnata da altri, una nazione di comodo, un dramma appunto che dicevo di un popolo accerchiato da due imperi, cioè quello americano da una parte e dell'URSS al tempo e della Russia oggi. Questi due che si rifanno all'antica Roma, per esempio, ma sono imperi che sono ben distanti dall'impero romano che fu, e si rifanno semplicemente a una retorica di quell'impero, ma di cui non condividono nulla a livello strategico e politico di quella che è stata Roma e di come è riuscita a mantenere un impero così vasto. E a quello sia l'America sia la Russia fanno riferimento, come una civiltà che si impone sugli altri e che nel tempo si crea una specie di sorte comune tra la popolazione di quell'impero, fra conquistati e conquistatori. Infatti nell'impero romano ciascuno conservava il proprio diritto, ma quello di Roma, cioè dell'urbe principale, era quello che prevaleva comunque gerarchicamente. E quindi un impero come quello romano si reggeva su una parte che era legata a questa logica che sia offensiva sia difensiva, dove contemporaneamente l'URBS, una volta conquistata in una determinata provincia, il termine URBS viene dalla radice rifugio, dopo aver sottomesso le tribù locali, prendeva i princeps di quella tribù o di quella parte del territorio e gli dava la cittadinanza romana e li faceva governare, mantenendo appunto i loro costumi e le loro usanze religiose e anche la loro lingua. Questo non c'entra assolutamente nulla con la retorica a cui si rifanno l'America e la Russia, dove
gli stati conquistati sono semplicemente degli stati vassalli, delle province che devono subire e diventano una specie di stato vassallo oppure di stato cuscinetto. I greci, ad esempio, a proposito di chi si accorge di una data e ci si innamora in maniera adolescenziale e se fa il tifo per Sparta o Atene, ma io sto da quella parte, io sono putiniano, no, io sono atlantista, eccetera, eccetera. Anche i greci, che è stata una grandissima civiltà, e non sono riusciti a fare nulla di paragonabile all'impero romano, perché i greci, da cui nasce la parola democrazia, che poi vuol dire tutto e non vuol dire niente, come stiamo scoprendo, furono mai un impero, perché consideravano cittadini solo i greci, tutti gli altri li consideravano popoli inferiori, senza cittadinanza e barbari. Nel 2012 l'aeroporto di Donetsk, simbolo di ospitalità, costruito per gli europei di calcio, fiore all'occhiello dell'allora Ucraina unita. 2 anni dopo drastico cambiamento di scena, i 6 milioni di abitanti del Donbass, il distretto minerario est dell'Ucraina, per lo più di etnia russa, minacciati dal nuovo governo filo-occidentale insediatosi a Kiev dopo la cacciata di Yanukovych, indicono un referendum a Donetsk e Lugansk, nascono 2 repubbliche autonome sostenute dalla Russia e osteggiate da Europa e America, che si mobilitano a favore di Kiev per riconquistare i 2 territori ribelli. È la guerra, violenta, crudele, dal maggio 2014, 2 anni. Ecco com'è ridotto l'aeroporto di Donetsk, ex gioiello dell'Ucraina, ora non più unita. Uno spettacolo spettrale, impressionante, una distruzione totale che isola dal resto del mondo le 2 repubbliche separatiste. Oltre 9.000 morti, 22.000 feriti, 1,5 milioni di profughi verso la Russia. A Donetsk si commemorano i bambini morti sotto il fuoco ucraino e persone che hanno perso le loro case durante i violenti bombardamenti su Donetsk, soprattutto sulla periferia di Donetsk, si sono adattate a vivere da 2 anni in questi vecchi rifugi atomici dei tempi della guerra fredda. La guerra qui non si è mai fermata. Ci uniamo a un gruppo di miliziani autonomisti che perlustrano la zona attorno all'aeroporto. Non si aspettano un attacco dei cecchini ucraini. Siamo vicinissimi alla prima linea di combattimento. Di solito i combattimenti avvengono dal tardo pomeriggio fino alla sera e alla notte, ma oggi, appena a 1 chilometro da qui, si è fermato un battaglione di soldati ucraini che tentano di riconquistare questa zona. Anche il conflitto di Israele, come nell'Ucraina, non nasce in questi giorni con l'attacco di Gaza e poi con la risposta di Israele, ma nasce alla fine dell'Ottocento, nel periodo coloniale, in quella zona dell'Inghilterra. Colonialismo o colonialismo, insomma è quasi la stessa cosa, nasce a fine dell'Ottocento, quando gli inglesi cominciarono a far venire i primi profughi sionisti in quelle terre dove erano stati cacciati al tempo dell'impero ottomano, cioè molti secoli prima, terre in cui avevano dominato per molto tempo, ma non erano affatto originari di quella terra. Gli ebrei sono originari della Mesopotamia,
sono gli Ur, è una parte della tribù degli Ur, che oggi possiamo definire intorno all'Iraq, vicino a Baghdad. Quindi anche per quanto riguarda il conflitto israeliano, la Giudea non è affatto la patria, l'hanno conquistata in un determinato periodo, tra le varie migrazioni che il popolo ebraico ha avuto nel corso dei millenni. E dopo ci hanno messo lo zampino gli inglesi, hanno fatto un casino della Madonna come al solito, e vabbè. Quindi come adolescenti ci si innamora di una data ripetuta in maniera martellante dalle televisioni e si ignora tutto il resto. La storia invece è un intreccio di cose, per questo io ho così tanta difficoltà molto spesso a creare un titolo, e i post sono molto lunghi perché bisogna spiegare l'intero contesto, non partire da una data singola e da lì decidere chi è Sparta e chi Atene e da quale parte fare il tifo. Non funziona così, la storia non ha mai funzionato così, se non per gli adolescenti innamorati. Lo spirito nazionalista ucraino, o meglio ruteno, nasce alla fine dell'Ottocento, poi soffocato dagli zar, ma è poi riemerso durante il Novecento, quando al potere c'era Stalin, con la famosa strage del Holodomor, e da lì gli ucraini, o meglio la Federazione Ucraina, ha fatto di tutto per cercare di liberarsi e di affrancarsi il più possibile da Mosca. In verità quello che è successo in Ucraina è che l'America ha soffiato sul fuoco dei sentimenti ucraini di rivendicazione dello Stato, della propria memoria e dei confini, soffiando appunto sul fuoco di questi sentimenti, ma a scapito dell'Ucraina. Tant'è vero che l'America non ha mai formalmente dichiarato guerra, e l'America non ha mai tentato una via diplomatica, mai perseguita, e non per difendere la Russia, ma negli anni continuamente chiesta dalla Russia. L'esercito russo, che ad esempio ha circondato l'Ucraina fino all'attacco avvenuto nel 2022, è stato schierato alla luce del sole durante il corso di 1 anno e mezzo, cioè a partire circa dal 2020, sotto la luce del sole. E di certo gli attacchi e le invasioni lampo, come è stata definita quella russa, non si fanno alla luce del sole, ma si fanno nella maniera totalmente opposta. Se l'America fosse stata veramente interessata a difendere l'Ucraina, non avrebbe fatto una guerra per procura, ma si sarebbe schierata, oltre a trattare diplomaticamente, e schierandosi la NATO contro la Russia, immediatamente le due parti in gioco avrebbero capito che si andava incontro a una guerra nucleare, quindi immediatamente ci sarebbero state delle trattative sul tavolo, cosa che non ci sono mai state, e si sarebbe evitata una guerra, la distruzione dello Stato ucraino, che adesso praticamente non esiste più, che è stato raso al suolo, ha avuto e ricevuto miliardi in armi e in soldi, ma dove non ha partecipato nessun soldato straniero. Hanno pagato con il sangue gli ucraini, combattendo contro la più grande potenza nucleare, che di certo non è famosa
per i fucili e i carri armati, ma è famosa per gli armamenti nucleari. Quindi uno Stato senza economia, senza nessuna fabbrica di armi, contro la più grande nazione nucleare al mondo. Ed oltre a questo, con un ricambio di uomini che solo la Russia può vantare, dove la guerra può durare anche anni e anni, visto il numero di uomini che la Russia ha e può precettare per il servizio militare, cosa che invece l'Ucraina non può assolutamente fare. Altro comportamento che definirei leggermente sospetto, vedendo la propaganda di tutte e due le parti, è che in uno Stato tecnicamente neutrale, cioè uno Stato cuscinetto, la NATO era presente su confini ucraini, come dichiarato dai russi, per all'incirca 8 anni, su confine russo in Ucraina, con contingenti NATO, americani e inglesi in particolare. Questa cosa è stata rivelata dalla NATO, che passa come il soggetto buono, solo nel 2022, quando sono stati costretti a dichiarare che sì, erano presenti dal 2014 in Ucraina e che nel 2022 se ne sarebbero andati, però garantendo un corridoio di uscita al presidente Zelensky, che poi questo corridoio di uscita non l'ha voluto, il presidente Zelensky non ha accettato ed è rimasto a Kiev. Il fatto che la stessa NATO non dica cose fondamentali, cioè essere presente di nascosto in uno Stato dal 2014 al 2022, è una cosa su cui un po' bisogna riflettere, per non essere degli adolescenti che tifano o da una parte o dall'altra. No, ci sono interessi da entrambe le parti e la propaganda, come dicevo nel titolo iniziale, si basa su dei piccoli fatti che sono basati su verità storiche. Però puntualmente entrambe le parti si dimenticano i torti che hanno commesso e si ricordano solo i torti subiti. Questa è la propaganda che si fa sempre in una guerra che è stata fatta in Ucraina, che è stata fatta ovunque, e per esempio al giorno d'oggi che viene fatta in Palestina e in Israele. E il dire che i confini devono rimanere quelli nella storia perché c'è il dio dell'etica, il dio del diritto, il dio di quello e di quell'altro, non è vero niente. Basta vedere quanti confini sono cambiati nel corso degli ultimi 400 anni, 200 anni, 1000 anni, 2000 anni, per capire che i confini cambiano come le nuvole e che non c'è nessun dio della ragione che regola questo, ma semplicemente la legge del più forte che si impone, vince e stabilisce quali sono i confini, quali sono i governi, la modalità di governo e la modalità di elezione. Tutto questo appoggio americano, sia in fatto di armi sia in fatto di miliardi, è dovuto all'interesse non che gli americani hanno per l'Ucraina, ma all'interesse che gli americani hanno sull'Oceano Pacifico, ben poco pacifico, perché hanno l'obiettivo vero è quello che hanno con la Cina, di controllare effettivamente quella porzione di oceano senza essere disturbati da Cina, Russia, India, Corea e altri paesi. Questo nella strategia americana, come ogni guerra americana, ha esattamente prodotto il contrario. Per la prima volta nella storia
si sono creati dei paesi leggermente pericolosi come Russia, Cina, India, Corea, Iran, Arabia Saudita, che hanno fatto una federazione anti-NATO e sono degli stati che mal si sopportavano prima. Quindi l'America è riuscita in questo miracolo di unire dei paesi per la prima volta nella storia contro la NATO e quindi contro anche noi che facciamo parte della NATO. Come detto nel post del 2022, secondo me si tornerà a una situazione molto simile a quella definita negli accordi Minsk 2, che sono stati accettati sia dall'Ucraina sia dalla Russia e mai accettati dall'America. Inoltre, sconfiggere e umiliare il nemico, oppure chi non la vede e la pensa come noi, non è che sia tanto intelligente a livello strategico. Perché le parole fortissime del presidente americano, che ne ha dette di tutti i colori su Putin, e del suo staff e del segretario generale della NATO e di tutto quanto quello che viene definito il deep state in America, perché il presidente americano in realtà conta poco o nulla. Lì conta il Congresso americano, conta il Pentagono, conta la CIA, quelli appunto che sono definiti poteri che sono deep state. Inoltre i cambi di regime non si fanno di certo con un golpe oppure dicendo che Putin è tizio che è Sempronio, è il diavolo, eccetera eccetera. I cambi si fanno dall'interno, cioè c'è una sommossa popolare dall'interno che cambia il regime, cosa che assolutamente non c'è in Russia, dove quasi l'80% dei russi è alla fine d'accordo con Putin, perché la memoria russa è quella, l'idea dell'economia che hanno l'idea dell'economia che hanno non è affatto quella occidentale, ma hanno un'idea della storia della Russia, degli zar dell'Unione Sovietica, e la storia e la memoria è quello che conta di più nell'orgoglio, non tanto l'iPhone o altre cose che per noi sono invece fondamentali e che viviamo in tutt'altro modo. Per fortuna di Dio non siamo capitati sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. Se non, e nulla, questa è stata un po' l'Ucraina, se non per 3 secoli, a partire su per giù dalla fine dell'anno 1000, e anch'esso quel periodo lì tra fine 900 e 1200 ricco di scontri con altri popoli limitrofi, anche perché l'Ucraina non ha un territorio con delle difese naturali, ma è una pianura estesa. Anche per quello i grandi russi, come si chiamano adesso, o i bianchi russi, se ne andarono alla fine del 1200 per via dell'attacco dei mongoli, che poi gli stessi russi subirono, e si allontanarono i russi sempre di più fino ad arrivare a Mosca in Siberia o a San Pietroburgo, e alla fine, dopo varie sconfitte, riuscirono a formare uno stato e a sconfiggere definitivamente i mongoli, occupando anche il territorio, grossa parte del territorio dei mongoli, che poi era parte della Cina, da cui le frizioni un po' con il popolo cinese. L'Ucraina attuale, dopo tutto il percorso storico di invasioni che ha subito, è uno stato che ancora
multietnico, però non solo multietnico, è anche profondamente diviso, dove addirittura a proposito di chi si vuole definire democrazia, e democrazia purtroppo non è, perché c'è per esempio da decenni un contingente nazista che opera in Ucraina e che di solito io non ho mai sentito nominare nelle democrazie occidentali, insomma, a parte alcuni pazzoidi che vanno con la mano così a festeggiare qualcosa, ma di certo non combattono. Mentre questo contingente ucraino combatte e addirittura non rispetta gli ordini di Kiev, né quando Kiev è stata governata da fantocci russi, né da quando Kiev è stata governata da fantocci americani, perché tutto sommato è così. La rivoluzione Maidan del 2014 nasce con le ONG e con Biden presidente e Biden figlio, che stavano lì già da anni, non nasce tanto per caso, E quindi l'Ucraina è una nazione ancora abbastanza divisa per via della storia che ha avuto e delle conquiste che ha avuto, dove solo il 20% ad esempio parla il ruteno, che è quello che è la lingua ucraina vera. Ad esempio il presidente Zelensky, oltre a non parlare come lingua principale il ruteno, ma lui parla come lingua principale il russo, dopodiché sta imparando il ruteno e i comunicati stampa tenta di farli in ruteno, in ucraino, ma la maggior parte della popolazione ucraina ha solo il 20% che parla ucraino e ovviamente immaginatevi un commilitone ucraino che si deve guardare le spalle per capire se chi gli sta dietro o chi gli sta avanti è magari un filo russo o un filo ucraino o un mercenario. Tornando a parlare dell'allargamento dell'Unione Europea, voluta soprattutto dagli americani, conviene agli americani aprire sempre più a est, nonostante le parole ormai che si ricordano in pochi di Reagan con Gorbaciov, Mister Presidente, buttiamo giù quel muro e la NATO non farà mai un passo ad est. Ne ha fatti di passi verso l'est, e come? E l'intenzione americana è appunto l'intenzione strategica americana è quella di allargare il più possibile l'Europa verso est, sia per avere più commerci e sia più stati interdipendenti o dipendenti dall'America, e sia avere un controllo sempre più ravvicinato sulla Russia, ma anche sulla Cina, perché pensate, se la Russia dovesse crollare, la Cina si ritroverebbe l'Ucraina, uno stato che diventerebbe NATO, e la Russia in disfacimento si troverebbe con la NATO addosso. Figurati quanto la cosa possa far piacere alla Cina, che infatti, anche se non lo dice, ha sempre finanziato la Russia, come l'ha sempre finanziata l'Iran, come l'ha sempre finanziata anche l'Iran. Ha un senso l'allargamento dell'Unione Europea o è la fine dell'Unione Europea? Perché diciamo che alcuni stati come l'Italia, la Francia, l'Austria, hanno anche una parte dell'Ungheria, fanno parte della storia del vecchio continente e hanno
una memoria storica comune e condivisa. Altri stati non c'entrano assolutamente nulla, hanno forme di democrazia che sono lontanissime dalle nostre, come la Polonia, l'Ungheria e altri stati. Ma anche come l'Inghilterra non c'entra quasi nulla con la storia europea. Non ha mai avuto a che fare veramente con la storia europea. Lo si vede dalle leggi, lo si vede dalla modalità di pensare, dalla guida contromano, si può dire? Dalla guida contromano. Sicuramente l'Europa deve avere più indipendenza politica rispetto all'America e questo stato di colonialismo è sicuramente a discapito dell'Europa. Pausa sigaretta, Madonna, come avete fatto a seguire le 48 pagine di post? Comunque, per concludere, volevo semplicemente dire, se non si fosse capito, che i grandi imperi hanno bisogno di uno sbocco sul mare. La Russia a San Pietroburgo è stata completamente bloccata perché il resto è tutto circondato nel Mar Baltico per poi trasportare le merci in Europa o in tutto il resto del mondo da nazioni che fanno parte del blocco NATO e Unione Europea. Quindi l'unico sbocco che ha la Russia è quella sul Mar Nero, sulla Crimea e sul Donbass. E sul Donbass non è vero nulla, che la battaglia è perché è una zona ricca di giacimenti minerali, perché la Russia, se si va a controllare, ne ha bizzeffe nel proprio territorio. È semplicemente per controllare lo sbocco e per avere uno sbocco sul mare, anche se poi anche lì devono avere a che fare di nuovo con la Turchia allo stretto dei Dardanelli. E per concludere un po' il ragionamento, dove appunto la storia è, ripeto, è un intreccio di cose, l'interesse degli Stati Uniti nell'intervento in Ucraina è soprattutto per indebolire il fronte dell'Oceano Pacifico, che è ben poco pacifico. Se qualcuno nota quanti missili sono stati sparati in questi ultimi 3 anni, cosa che non viene mai riportata dai media, perché la globalizzazione non è nient'altro che il controllo militare dei mari e poi il controllo delle merci, perché dal controllo militare, quindi poi dal controllo delle merci, si ha il cosiddetto ruolo di superpotenza, che adesso appunto è l'America, o almeno era l'America fino a alcuni anni fa, perché la globalizzazione a tutt'oggi è finita dopo questi scontri in Ucraina con la Cina, l'India, la Russia, la Corea e questi altri paesi che hanno formato appunto una federazione per difendere la loro parte dell'Oceano Indiano, che non vogliono assolutamente cedere al controllo militare americano. E è questo un po' il nodo di tutta quanta la questione. E niente, mi viene da pensare che sempre la storia non è magistra vitae, però quando c'è una sola superpotenza e non c'è un'altra parte che la bilancia, di solito le cose non finiscono mai bene, anche perché
anche perché il mondo è vario, le leggi non le decide solo l'Unione Europea, l'Occidente o la superpotenza prevalente in quel momento, ma la storia, la memoria, le religioni, le leggi cambiano a seconda dei paralleli, basta spostarsi da un parallelo all'altro e i valori diventano disvalori. Non possiamo controllare le culture, la memoria storica, le leggi, i tipi di democrazia di alcuni paesi, con cui noi non c'entriamo nulla, non abbiamo mai avuto a che fare e che hanno valori e leggi proprie, eh, e che non hanno nulla a che spartire e a che vedere con il mondo occidentale.